Ben ritrovati all'appuntamento trimestrale con l'aggiornamento dei risultati di Banca Mediolanum. Parliamo del primo trimestre di quest'anno. Abbiamo preso due numeri su tutti per andare a raccontare quanto è stato fatto in questo periodo. Un utile netto di 114 milioni di euro e masse amministrate e gestite che si attestano poco oltre i 106 miliardi. Per un breve commento con noi l'amministratore delegato Massimo Doris. Ciao e benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Allora, sicuramente un'apertura del 2022 non semplice, con un conflitto che dura più del previsto, una crisi internazionale. Quanto tutto questo ha impattato sui vostri risultati? Qualche impatto l'ha avuto, ma molto lieve. L'utile netto è leggermente inferiore al primo trimestre dell'anno scorso, dovuto appunto a parti del conto economico legate strettamente ai mercati. Però se andiamo a vedere un'altra voce del conto economico, il margine operativo, che non è impattato dai mercati o lo è molto poco, è in rialzo del 13%. Anche le masse che sono scese leggermente, nonostante la raccolta netta positiva del primo trimestre, però sono scese meno grazie proprio alla raccolta. Ma il mercato dà, poi toglie, poi ridarà di nuovo. Quindi l'importante è continuare a lavorare stando vicini ai propri clienti e i numeri confermano quello che stiamo facendo, non solo per l'Italia, ma anche per la Spagna che sta facendo benissimo. Parliamo anche di risultati commerciali, andiamo un po' oltre il trimestre perché avete di recente comunicato anche i dati del mese di aprile. Raccolte molto importanti, una raccolta netta totale decisamente importante, ma quello che salta all'occhio è la qualità della vostra raccolta, perché la raccolta netta gestita è evidente ed è un must da sempre per voi. Sì, se vediamo a questi primi 4 mesi che a partire dalla fine del secondo mese, con una guerra in corso, inflazione, tassi in rialzo, andiamo a vedere le raccolte sono superiori ai primi 4 mesi dell'anno scorso, ma non solo, anche la raccolta protezione è superiore all'anno scorso, il nuovo credito erogato è in linea con l'anno scorso, quindi sembra quasi che tutte queste problematiche non ci siano state, e questi numeri non sono positivi solo per il gruppo Banca Mediolanum, ma anche per la clientela, perché se i dati di raccolta sono importanti significa che i clienti stanno approfittando di questi mercati in ribasso. D'altronde si dice che quando scende bisognerebbe comprare. Ecco, è quello che i nostri clienti stanno facendo. In effetti so che avete ricevuto anche un premio per la vostra capacità di dare valore a questa raccolta, è così? Sì, un premio da Milano Finanza, l'Investment Advisor Award per la categoria reti consulenti finanziari, e il premio l'abbiamo ricevuto per il maggior tasso di crescita di lungo periodo nella raccolta. Quindi non è la prima volta che ci sono fasi difficili di mercato e che Banca Mediolanum fa bene il suo lavoro continuando a raccogliere molto. Questo è il cosa avete fatto, ma come? Beh, stando vicini ai nostri family banker e ai nostri clienti. Lo siamo con la clientela attraverso i nostri eventi che continuiamo a fare di vario tipo, parlando di risparmio, parlando di protezione, e sono molto importanti perché analizziamo ciò che sta accadendo nel mercato e diamo un'indicazione di come comportarsi. E poi parlando dei nostri family banker, a fianco alle attività che facciamo normalmente di formazione e informazione, dallo scoppio della guerra ogni mattina c'è una trasmissione dove andiamo ad analizzare quanto è accaduto per dare loro informazioni per fare al meglio il proprio lavoro con la propria clientela. Quindi i risultati non arrivano per caso, ma arrivano per una profonda preparazione. Consapevolezza innanzitutto. Grazie davvero, buon lavoro e appuntamento al prossimo trimestre, credo che sia il 4 di agosto. Esatto, ci rivediamo il 4 di agosto per la semestrale.